la programmazione 2007-2013 del programma Spazio Alpino ha posto un'enfasi particolare al tema del cambiamento climatico, e questo in considerazione del fatto che in un ambiente così vulnerabile, così delicato e così esposto ai pericoli del cambiamento climatico come sono le Alpi, non c'è praticamente settore, non c'è praticamente valore economico, ambientale, culturale, umano di questo territorio che non sia soggetto agli impatti del cambiamento climatico. E se noi consideriamo che gli impatti di questo cambiamento in atto e proiettato nel futuro in termini ancora più sensibili, è un impatto che nell'ambiente alpino si manifesta con una forza 2 o 3 volte superiore a quella del resto dell'Europa. Pensiamo all'incremento previsto di temperature o alla variazione del regime delle precipitazioni, o soprattutto a quelli che sono gli eventi meteorologici estremi come siccità prolungate, piogge molto forti, precipitazioni molto intense per lunghi periodi e di conseguenza alluvioni, frane, valanghe. Tutti impatti che, ripeto, si manifestano in modo molto più forte nell'ambiente alpino che nel resto del territorio europeo. Se uniamo a questi impatti delle vulnerabilità oggettive, perché è un territorio delicato, un territorio sensibile, un territorio più esposto a queste insidie che altri territori, noi arriviamo alla conclusione, che è stata recepita nei progetti finanziati dal programma Spazio Alpino, che è necessario che in tutto il territorio delle Alpi venga posta un'enfasi particolare sul tema del cambiamento climatico. Questo non tanto e non solo in termini di mitigazione, cioè di diminuzione delle emissioni dei gas serra, perché questo è un problema chiaramente di origine planetaria e quindi coinvolge accordi internazionali e gli impegni di tutti i paesi del mondo a partire da chi emette di più, ma quanto direi in termini di adattamento. La grossa sfida che si trova di fronte la regione alpina, la macro regione alpina, è quella di sapersi adattare a un cambiamento che sicuramente è in atto, che sicuramente sarà ancora più pronunciato nei prossimi decenni, che avrà sicuramente impatti ancora più rilevanti, a fronte delle quali bisogna considerare non solo le fragilità intrinseche, ma anche i fattori di resilienza propri, naturali o guidati dall'uomo con cui il territorio alpino può contrastare questi fenomeni. Il programma Spazio Alpino è un programma internazionale europeo che deve facilitare la collaborazione, la cooperazione tra le regioni di questo territorio, tra i paesi di questo territorio, e deve cementificare la coesione dal punto di vista economico, sociale, infrastrutturale di queste regioni. È naturale quindi che il programma si sia mosso cercando di ottenere da un lato dei risultati fruibili da chi governa ai vari livelli il territorio alpino. Partiamo dai piccoli comuni, dalle comunità di valle o dalle comunità montane, alle province, alle regioni, cioè agli enti amministrativi subnazionali che hanno dirette competenze sulla governance del territorio in questa regione, in questa macro regione. E poi si è cercato di seguire anche un'altra linea di utilizzo di questi fondi strutturali, è quella cioè di aumentare la capacità degli operatori di settore, degli stakeholders, degli attori di ordine economico, sociale, ambientale, associativo, culturale, di sapere gestire meglio il proprio compito, portare a compimento meglio le proprie finalità, e se in campo economico avere per esempio margini maggiori di redditività, in campo sociale margini più ampi di collaborazione, di condivisione, di coesione, di integrazione sociale e culturale. E quindi questo era il secondo target, diciamo, accanto a quello dei decisori politici, quello degli operatori di settore, degli portatori di interesse. E un terzo ambito è stato quello di aumentare le conoscenze di dati, conoscenze di sistema, conoscenze anche di strumenti come gli strumenti, diciamo, di approccio modellistico al governo del territorio, quindi aumentare un livello di conoscenze che era già abbastanza avanzato ma non era completo e che andava in qualche modo completato. E un ultimo, direi, obiettivo generale che si è posto il programma
e parlo sempre nell'ambito del cambiamento climatico, è quello di aumentare la consapevolezza da parte di tutti gli abitanti e i fruitori del territorio alpino, in un certo modo, della urgenza, se non della drammaticità di questi cambiamenti, che devono e possono essere contrastati efficacemente, quindi non impediscono che l'adozione di strategie di mitigazione e di riparazione, di prevenzione dei danni che ne possono derivare. Quindi un'azione di aumento di sensibilità sociale, di maggiore informazione per le popolazioni, di maggiore formazione per i giovani nel sistema scolastico e di una migliore e più avanzata educazione ambientale rivolta a tutte le implicazioni del cambiamento climatico. In materia di cambiamento climatico, il programma Spazio Alpino del settennio 2007-2013 ha rivolto un'attenzione particolare e ha finanziato più di 10 progetti specificamente indirizzati a tematiche connesse al cambiamento climatico. E si sono toccati un po' tutti i settori che sono maggiormente oggetto di impatto o che presentano più delicate vulnerabilità agli effetti dell'azione del cambiamento climatico. Quindi possiamo citare progetti come Climate Tour, che ha affrontato il problema del turismo, che indubbiamente è soggetto più di altri al cambiamento, per esempio, di precipitazioni o nevosi d'inverno, o alla variazioni di temperatura e di fruibilità degli habitat montani e degli ambienti montani, o a progetti come CLISP, che hanno affrontato il problema della pianificazione territoriale in un ambiente in cui la convivenza di attività produttive e di protezione della natura è particolarmente difficile e impegnativa, o progetti come Manfred, per esempio, che hanno affrontato un tema molto delicato dal punto di vista sia ambientale che economico, che è quello delle foreste montane, delle foreste alpine, e riuscendo anche a coniugare non solamente l'analisi di rischio ad opera di fattori di pressione naturali sul patrimonio forestale, sulla biodiversità nell'ambito forestale, ma anche coniugando quelli che sono gli impatti diretti del cambiamento climatico con alcuni effetti indiretti, per esempio sull'inquinamento atmosferico, che sappiamo agire contestualmente al cambiamento sullo stato di salubrità delle foreste. Ma poi ci sono stati anche progetti che si sono rivolti, direi, a quelle che sono le strategie di base di risposta al cambiamento climatico, la strategia cosiddetta di mitigazione, cioè quella di mitigare il futuro cambiamento agendo il più possibile sulla diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Questo è un progetto di ultima generazione, che ancora adesso è aperto e si chiuderà tra pochi mesi, è Alpstar. Alpstar è un progetto che ha in qualche modo supportato, favorito, organizzato e coordinato un insieme di buone pratiche in campo energetico, ma anche in campo dei trasporti o in campo dell'edilizia, per far sì che il consumo di combustibili fossili fosse sempre più ridotto e in prospettiva, nell'orizzonte temporale sfidante del 2050, che è quello che si sta ponendo anche la Comunità Europea come obiettivo a più lungo termine, si dovrebbe giungere, grazie a questo, alle buone pratiche sopportate e incentivate da questo progetto, al cosiddetto sistema alpino ad emissioni zero di carbonio, cioè in cui ogni fabbisogno energetico venga coperto da fonti rinnovabili e venga aiutato da un'efficienza energetica molto elevata e dai risparmi energetici molto cospicui. Un altro progetto rilevante invece sull'altro versante della lotta al cambiamento climatico, quello dell'adattamento, è il progetto C3 Alps, la cui conferenza finale è stata programmata per il 14 ottobre prossimo a Vienna, ed è un progetto guidato con molta sapienza dai colleghi austriaci dell'Agenzia Austriaca Ambientale e che ha potuto comparare in un modo completo quelle che sono le politiche in atto di adattamento a diversi livelli, regionale e subregionale, in qualche modo dando anche lo spunto per quello che poi attualmente viene fatto in Convenzione delle Alpi, anche nell'ambito della macroregione alpina, di definire delle linee guida e delle strategie di adattamento che mettano insieme
e integrino le competenze di tutti i livelli subnazionali. Noi sappiamo che l'Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di adottare una strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico entro il 2017. Devono farlo gli Stati nazionali, ma in un ambiente particolarmente delicato e sensibile come l'ambiente alpino devono soprattutto farlo le comunità locali, le comunità di valle, le comunità provinciali e regionali, perché devono affrontare delle sfide specifiche e dei motivi particolarmente specifici del territorio che sono soggetti a pressioni del cambiamento climatico e devono adattarsi con opportune misure di resilienza a questo cambiamento. Nei prossimi anni il territorio alpino innanzitutto godrà di un ulteriore strumento nelle sue mani, che è la macroregione alpina. È stata approvata a giugno dalla Commissione europea e è stata ormai definita nei suoi contenuti dagli Stati membri che vi confluiscono e diventerà uno strumento di aiuto ulteriore a una più efficace e fruttuosa gestione di programmi finanziari come lo spazio alpino per il settennio 2014-2020, su cui peraltro è impegnata anche la Convenzione delle Alpi e su cui sono impegnate le singole regioni degli Stati membri il cui territorio ricade nell'area alpina. Noi dovremmo tenere presente nel prossimo settennio, per ciò che riguarda ovviamente il cambiamento climatico, 3 esigenze fondamentali. La prima è quella di una maggiore integrazione tra quelli che sono le 3 grandi categorie di attori coinvolti in questa sfida della lotta al cambiamento climatico. Sono i decisori politici locali, gli amministratori che governano giorno per giorno le singole realtà del territorio, dalle più piccole a quelle più grandi a livello regionale, e i portatori di interessi che gestiscono sul territorio l'economia, l'agricoltura, gestiscono l'ambiente, gestiscono il sistema educativo e scolastico, gestiscono i servizi sociali. Quindi tutti questi stakeholders vanno tenuti ancora più strettamente vicini a quelli che sono i decisori politici e quelli che sono gli amministratori delle istituzioni del territorio. E la terza categoria fondamentale è quella dei produttori di ulteriori conoscenze, le agenzie ambientali, le università, gli enti di ricerca, le stesse associazioni ambientali, cioè una conoscenza finalizzata ed applicata al territorio alpino che va fatta convergere. E qui tocchiamo il secondo punto che dovrà essere migliorato e sviluppato nel futuro, in modo tale che le informazioni e i dati disponibili siano non solamente approfonditi, ma siano soprattutto omogenei tra di loro, siano il più completi possibili, siano accessibili a tutti. Questi 3 requisiti, quello della completezza, dell'omogeneità e dell'accessibilità delle informazioni, direi che fanno premio addirittura sulla mole di informazioni pur rilevante che è stata raccolta. Quindi su questo bisognerà orientare la tipologia, le caratteristiche e la metodologia dei futuri progetti. Un terzo elemento rilevante, oltre a questi 2, è il fatto che l'adattamento al cambiamento climatico, che è la vera sfida in un ambiente governabile da questo punto di vista come l'ambiente alpino, richiede il cosiddetto mainstreaming. Cosa significa? Noi dobbiamo riuscire a far inserire, a far entrare la logica, la cornice, il contesto dell'adattamento al cambiamento climatico nelle politiche di settore, di tutti quei tanti settori che vengono toccati direttamente dagli impatti del cambiamento climatico. Il turismo, l'agricoltura, i sistemi produttivi, gli insediamenti umani, le infrastrutture, la protezione della natura e della biodiversità, la produzione di energia. Questi sono i settori in cui le politiche già esistenti, ma pensiamo addirittura al principale, il governo dei rischi naturali sul territorio, la protezione civile degli abitanti del territorio alpino, se noi non programmiamo queste politiche di settore negli orizzonti temporali, negli scenari climatici e negli strumenti di analisi degli impatti e delle vulnerabilità tipici del cambiamento climatico, noi rischiamo di dissipare risorse finanziarie, risorse umane e
e anche il consenso politico intorno ad obiettivi che sono fondamentali per la sopravvivenza e il miglioramento del territorio alpino, che invece potrebbero essere ulteriormente valorizzati, incrementati e ottimizzati nella logica più generale dell'adattamento. Questo è quello che andrà fatto con risolutezza, e l'Unione Europea dovrà vigilare attentamente perché i progetti futuri dello spazio alpino siano orientati verso questo tipo di caratteristica.